Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove volevo dire la mia opinione sul dualismo e sul confronto che viene sempre fatto tra Messi e Maradona. Partendo dal fatto che secondo me il confronto non si può fare perché per fare dei paragoni devi avere degli elementi da ambo le parti che siano uguali e qui di uguale non abbiamo praticamente niente. Punto primo, il regolamento del calcio. Negli anni 80 non c'era lo stesso regolamento che c'è oggi. Negli anni 80 e 90, quando ha giocato Diego, il regolamento favoriva l'intervento del difensore e non voglio dire a svantaggio degli attaccanti, però comunque se andiamo a vedere le statistiche, i gol che si facevano prima erano molto meno dei gol che si fanno adesso. Perché? Perché i cartellini venivano dati con falli molto più seri, perché il difensore veniva tutelato anche con una tirata di maglia, con un'ostruzione e poi c'era il passaggio dietro al portiere che il portiere poteva prendere con le mani. Quindi, arrivato a un certo punto, il difensore la passava dietro al portiere e la squadra avversaria doveva per forza tornare indietro e ricominciare perché lo prendeva con le mani. Quindi ricominciava l'azione. Detto questo, dal punto di vista regolamentare, già il paragone non sussiste. C'è un'altra cosa fondamentale che è il lato umano. Il lato umano vede Maradona schierarsi sempre con i più piccoli, schierarsi sempre con i poveri e portare squadre a fare la differenza dove il livello tecnico generale non era altissimo. Facciamo l'esempio del Napoli. Sicuramente il Napoli aveva dei grandissimi calciatori, però non è il Barcellona di Messi, non è il Paris Saint-Germain di Messi dove adesso sta giocando. Quindi dobbiamo sempre vedere se prendiamo Messi e lo mettiamo nella squadra della parrocchia, se porta la squadra della parrocchia a vincere il mondiale. Perché Maradona questo ha fatto. Con l'Argentina nell'86 ha vinto il mondiale. Non voglio dire da solo perché comunque c'erano ottimi elementi anche in quell'Argentina, però il livello tecnico di quell'Argentina non era superiore alle altre squadre che poi si sono giocate il titolo finale della competizione. E questo è il secondo punto. Il terzo punto è che Maradona vinceva le partite da solo. Messi può fare la differenza, Messi ti può far vincere la partita ma non da solo, dettando un passaggio, facendo una giocata sicuramente. Maradona tutte le partite le poteva vincere tranquillamente da solo. Gli mettevi 10 uomini che riuscivano a fare solamente due passaggi e con lui in campo avresti vinto la partita. Quindi faccio questo video perché non perché sono stufo del paragone, è perché nessuno riesce a capire che il paragone non ci può stare, non sussiste. È la stessa cosa che di paragonare, che ne so, Pelé a Neymar, Pelé a, che ne so, a Romario, Pelé a Ronaldo. Pelé era un altro che ovviamente era un'altra epoca ancora più lontana di quella di Maradona, ma Pelé, per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo studiato, Pelé era un altro che poteva vincere le partite da solo, gli davi il pallone, si smarcava tutti quanti e andava in porta. Lo fa anche Messi, l'ha fatto anche Messi, ma non sempre. Maradona e Pelé, che sono secondo me al di fuori di ogni classifica possibile, erano calciatori che vincevano le partite da soli. Poi c'è un altro fatto fondamentale: Maradona si è sempre schierato con i deboli, l'ho già detto, e poi ha sfidato per tutta la carriera i poteri forti. Qualsiasi sia stato il campionato, in Spagna, in Italia soprattutto, dove ha capito che comunque per vincere uno scudetto a Napoli avresti dovuto giocare contro 14 e non contro 11 persone. Le interviste parlano da sole, le abbiamo viste tutti quanti milioni di volte e lo sappiamo. Quindi a livello psicologico, secondo me Maradona era ma di gran lunga più forte di tutti quanti. Sì, possiamo esaminare il lato debole della persona e tutti si attaccheranno al fatto sì, ma Maradona poi ha fatto uso di cocaina e poi si è rintanato in se stesso e quant'altro. Ma questa è solamente una conseguenza
di un sistema calcio che era marcio e lo è ancora. Perché se andiamo a rivedere, ci sono tanti documentari e tante clip del Maradona che si allenava per USA 94. Maradona era finito dopo gli anni 90, ovviamente, 91-92, fuori forma completamente, un altro calciatore, non si reggeva in piedi e Maradona con il suo preparatore atletico decide di mettersi in forma per USA 94. Si mette in forma per USA 94, un fisico da paura, senza toccare niente, ovviamente pulito. Arriva il mondiale, un'Argentina stratosferica che poteva battere chiunque. Ovviamente vengono beccati positivi al doping lui e Caniggia. Io non voglio scendere nei dettagli se il doping oppure la positività al doping è reale o non reale, è stata reale o non è stata reale, perché comunque non possiamo nemmeno sapere quante volte Maradona abbia fatto il test antidoping a Napoli ed era lui a portare la provetta, non era la provetta di qualcun altro. Però c'è gente che nell'ignoranza dice sì, ma quello Maradona faceva quello perché comunque non l'hanno mai beccato e chi lo sa quante volte è stato positivo alla cocaina. Io credo che la cocaina ha fatto di Maradona uno schiavo e l'ha reso il più debole uomo sulla faccia della terra e per lo più l'ha fatto diventare il calciatore molto più scarso di quanto era, perché comunque fai uso di sostanze stupefacenti, sicuramente non renderai come rende un calciatore che si allena tutti i giorni come si deve, l'ha detto stesso lui in varie interviste. Comunque stiamo dilagando troppo sul lato del doping di Maradona. Il punto è che il paragone non sussiste, continua a non sussistere, quindi è inutile che cercate titoloni sui giornali. Io già lo so, se l'Argentina vince il mondiale domenica, ecco qua, ha fatto la stessa cosa di Maradona, si è preso l'Argentina sulle spalle e l'ha portata in finale, e questo e quella, sì, ha preso l'Argentina sulle spalle e l'ha portata in finale Messi, lo vincerà, sarà sicuramente all'80% merito di Messi perché ha giocato un grandissimo mondiale, non si discute, però per i motivi che ho già elencato il paragone non si può fare. Si possono fare paragoni con calciatori della stessa epoca, ma non con calciatori che nel passato hanno giocato con palloni di pezza, palloni che pesavano 50 kg. Già solo sui palloni. Prendiamo i palloni odierni che se sai calciare e se ti alleni puoi mettere il pallone, tu decidi di mettere il pallone lì, il pallone va all'incrocio. Con i palloni che si giocava prima, tipo l'Etrusco dell'Adidas, che ne so, ne posso menzionare tanti, i palloni degli anni 90, gli anni 90 alquanto, ma tra l'80 e il 90 veramente i palloni facevano pietà, quindi là c'era solo il piede e c'era solo il genere del calciatore. Ragazzi, mi sono dilungato anche troppo da questo punto di vista, volevo solo fare questo video perché secondo me il paragone non sussiste. Fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate ragazzi, e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!